Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi in questo video voglio parlarvi di una signora che al posto del cervello sembra che abbia una macchina a tutti gli effetti, perché sembra che questa persona riesca non solo a spostare gli oggetti con la forza del pensiero, e questo è ben risaputo perché anche altre persone lo fanno, ma pensate un po' ragazzi, può dare anche fuoco agli oggetti, ma può dare fuoco anche a se stessa. E si tratta di Nina Kulagina, magari qualcuno di voi ne avrà anche sentito già parlare. Comunque questa è una delle donne che ha suscitato una curiosità devastante a livello mediatico. Nina era una casalinga russa nata a Leningrado, che oggi si chiama San Pietroburgo, il 30 luglio 1996. Negli ultimi 2 decenni della sua vita venne seguita da tantissimi studiosi e ricercatori sul paranormale. Infatti raccontò che fin da giovane aveva la sensazione di possedere capacità particolari, come ad esempio il poter vedere degli oggetti nelle tasche delle persone, ma non solo, anche lo stato di salute di alcune persone. Tra i numerosi episodi Nina raccontò che una brocca cadde da un mobile spaccandosi in 1000 pezzi e che il fenomeno fu seguito anche da luci che si spegnevano e si accendevano a intermittenza continuamente, e oggetti che cominciarono a muoversi attratti dalla sua forza, chiamiamola così. Ma questa forza, disse lei, che all'inizio era incontrollabile. Infatti accadevano davvero delle cose strane, ma non solamente a casa sua, anche in giro. Però affermò poi che col tempo, piano piano, cominciò ad imparare a controllarla. Nina affermò inoltre di aver bisogno di un po' di tempo per meditare, per rilassarsi, ma soprattutto per meditare, per poter resettare la sua mente da ogni pensiero e manifestare in questo modo le sue capacità. Diceva inoltre che una volta ottenuto quello stato di totale concentrazione, provò un fortissimo dolore alla spina dorsale e che gli si annebbiasse anche la vista. Tra le sue varie capacità, pensate che Nina riusciva a identificare il colore degli oggetti solamente al tatto, solamente toccandoli. Ma non è finita qui, pensate un po' raga, che poteva guarire anche le ferite solamente appoggiandoci la mano sopra. Raga, ma qua andiamo avanti perché non finisce qui. Voi non avete una minima idea di quello che sto per dirvi. Pensate che addirittura Nina riusciva a imprimere sulle lastre fotografiche la lettera A e la lettera O, e aveva anche doti pirocinesi, ovvero la capacità di bruciare o addirittura incendiare oggetti solo con la forza del pensiero. Molti infatti dichiararono di aver visto i suoi vestiti prendere fuoco e vedere addirittura spuntare delle bruciature sulle sue mani. I risultati migliori però li ottenne effettivamente con la telecinesi, durante cui poteva spostare oggetti come ad esempio fiammiferi, candele, posaceneri, bicchieri, insomma oggetti comunque di piccola dimensione senza neanche toccarli. Questi fenomeni divennero talmente popolari che per molti anni non le fu neanche concesso di usare il suo vero nome, ma solo lo pseudonimo Neila Mikhailova. Uno dei primi studiosi che si occupò di Nina fu il biologo Naumov, che dopo alcuni esperimenti, anzi fin già dai primi esperimenti, mescolò una scatola intera di fiammiferi e li dispose su una sedia. Nina a quel punto mise una mano sopra i fiammiferi, senza però, mi raccomando raga, senza avere alcun tipo di contatto, e questi cominciarono a muoversi da soli verso l'esterno, cadendo uno dopo l'altro. Nel 1968 alcuni video in bianco e nero, addirittura senza nemmeno l'audio, mostrarono Nina durante i suoi esperimenti e vennero visionati immediatamente dalla Moscow International Conference Parapsychology, e per la prima volta gli scienziati occidentali osservarono Nina all'opera. Qualche anno dopo, ovvero nel 1970, l'americano William McGarry, con il compito di indagare sui fenomeni psichici russi, raccontò di aver osservato un esperimento in cui Nina spostò alcuni oggetti, tra cui una fede, una sedia e il coperchio di una pentola posti sul tavolo della sala. Gaither Pratt della University of Virginia studiò il movimento di ogni singolo oggetto, che solo molto raramente si muovevano a scatti. Praticamente il loro movimento era per lo più fluido. Però chi manifestò più interesse nei confronti di Nina fu un importante scienziato dell'Istituto Militare di Praga, Zdeněk Reka, che nel febbraio del 1968 fece visita a Nina Kulagina, dichiarando in seguito questo: con me erano presenti un amico, il signor Blatzer, un medico, il dottor Zverev, e il dottor Sergeyev. Il padre della Kulagina, un ingegnere, era presente. Il dottor Zverev studiò a fondo la donna senza trovare nulla di strano.
La controllammo perfino con speciali strumenti per rilevare calamite o altri generi di oggetti nascosti senza trovare nulla. Controllammo molto bene il tavolo e chiedemmo alla signora Culagina di cambiare posizione. Passammo una bussola intorno alla donna, intorno al tavolo e attorno alla sedia con risultati negativi. Chiedemmo alla donna di lavarsi le mani prima di cominciare. Dopo che si fu concentrata, la donna riuscì a far girare l'ago della bussola per più di 10 volte. Poi fece ruotare l'intera bussola sul tavolo, fece muovere una scatola di fiammiferi, alcuni fiammiferi singoli e infine un mucchietto di circa una ventina di fiammiferi. Ripose una sigaretta di fronte a lei e subito mosse anche quella. Ho aperto la sigaretta e ho constatato che non c'era nulla di anormale. La donna veniva esaminata dal dottore tra un test e l'altro. Ragazzi, questo è quello che aveva scritto quello scienziato. Ma ora andiamo avanti, perché dai suoi studi emerse che i poteri della donna emergevano senza alcun tipo di difficoltà e che fosse più semplice muovere oggetti cilindrici e oggetti dotati di angoli. In un altro significativo esperimento a Mosca, registrato da una troupe di celebri scienziati, furono utilizzati diversi oggetti non magnetici, tra cui sempre fiammiferi, ma questa volta chiusi in un grosso cubo di plexiglass, per essere certi che non vengano usati fili o comunque correnti d'aria. Ma ragazzi, anche in quel caso gli oggetti si mossero. Sergeyev fece ricerche per diversi anni sull'attività elettrica del cervello di Nina, verificando voltaggi stranamente molto alti. Inoltre pare che Nina sia riuscita anche ad impressionare una pellicola posta in una scatola nera solo guardandola. Però purtroppo in questo esperimento non esiste alcun tipo di documentazione. Tra i video più interessanti che furono registrati all'epoca si vede un uovo dentro ad un contenitore di soluzione salina a più di 2 metri di distanza, dove Culagina riuscì a far fluttuare e raga, udite udite, riuscì a dividere il tuorlo dall'albume per poi riassemblarli. Ragazzi, io sono sbalordito, credetemi, sono senza parole. Pensate che un altro esperimento davvero incredibile avvenne nel marzo del 1970 a Leningrado, esperimento che tra l'altro assistette anche Sergeyev. Quel giorno Nina riuscì ad accelerare per poi fermare il battito del cuore di una rana, anche se effettivamente su tale prova qualcuno crede che la rana effettivamente era già morta. Però io diciamo che sono un po' scettico al lato opposto, nel senso che dopo quello, tutti gli esperimenti, tutti gli scienziati, medici e quant'altro che hanno visto quello che effettivamente questa donna era in grado di fare, dubito fortemente che la rana sia già morta. Raga, mettetemi voi nei commenti cosa ne pensate. Anzi, commentate raga, commentate, perché non vi vedo attivi. Voglio sapere voi cosa ne pensate, voglio sapere la vostra, ditemi quello che pensate, così almeno potrei anche capire che video vi piace di più in modo tale da poterlo fare. Ma adesso andiamo avanti, perché anni dopo, negli anni 70, Nina purtroppo ebbe un attacco di cuore e da quel momento in poi condusse molto meno esperimenti. Purtroppo morì nel 1990 e al funerale fu acclamata come un grandissimo personaggio dalla patria russa. Negli anni furono mosse molte critiche, comprese quello del noto illusionista, studioso di paranormale e scettico James Randi, che dichiarò che Nina avrebbe potuto utilizzare trucchi da prestigiatore, da illusionista, recriminando, pensate un po', inoltre, che nessun illusionista assistette mai agli esperimenti, facendo parte della commissione di studio. Certo ragazzi, perché gli scienziati erano lì a bersi il caffè, no? Non sapevano che fare, andati lì e dire sì è vero, sì non è vero. Va bene, comunque, a parte questo, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, mettete un bel like, commentate, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi a questo canale. Noi ci vediamo prestissimo invece nel nostro prossimo video. Ciao a tutti ragazzi e stay tuned!